Udinese-Inter 3-1, altra sconfitta per l'Inter in campionato e futuro della stagione che ad oggi appare molto, molto grigio, per non dire addirittura nero. Si apre adesso la sosta per le nazionali, che forse arriva anche in un momento, nel momento migliore, vista la situazione dell'Inter. Si aprono inevitabilmente delle riflessioni sul futuro della stagione, come dicevo, sul futuro della squadra e ovviamente anche sul futuro dell'allenatore Simone Inzaghi. Ben ritrovate e ben ritrovate amiche e amici passione interisti. Oggi nuovo contenuto in cui torniamo in parte sulla partita di ieri, ma non lo facciamo come spesso abbiamo fatto con discorsi tattici e più prettamente sportivi, diciamo, ma facciamo un discorso un po' più generale, un po' più ampio e magari anche un piccolo bilancio di questa primissima parte di stagione dell'Inter, che si ritrova appunto dopo 7 partite, già con 3 sconfitte all'attivo. In Champions League si trova con una vittoria e una sconfitta. In classifica il posto è il settimo, anche se la classifica, va detto, è anche abbastanza corta e questa è una magra consolazione, ma soprattutto ci sono tanti aspetti emotivi, mentali e di sensazioni più che di dati concreti che fanno essere pessimisti molti di noi, l'abbiamo visto anche nelle varie dirette. Vi chiedo quindi innanzitutto di lasciare un mi piace a questo contenuto e un'iscrizione al canale se ancora non lo avete fatto e poi adesso immergiamoci nel tema, farò una mia riflessione e poi chiaramente aprirò la discussione nei commenti insieme a tutti voi. Voglio partire da Udinese-Inter perché è comunque il tema di giornata e voglio dirvi le 3 cose che mi rimangono da questa partita. È stato difficile, vi dico la verità, sintetizzare tutto in 3 cose, però, ne abbiamo dette tante, ne avremmo da dire altrettante, non possiamo dire tutto in un solo contenuto, se no durerebbe 40 minuti. Ci focalizziamo su alcune cose, poi come sapete abbiamo le nostre dirette, abbiamo tanti appuntamenti in cui dibattere. Allora, le 3 cose che mi rimangono da questo Udinese-Inter sono: l'ennesima sconfitta, molto banale ma molto importante, 3 in 7 partite. È un qualcosa che fa molto male perché una big è chiaro che non può perdere troppi punti, ma soprattutto non può pensare di perdere troppe partite. Chi vince lo scudetto generalmente non va troppo più in là rispetto alle 4 sconfitte. Già 4 iniziano a essere un limite piuttosto alto e l'Inter si trova a 3 sconfitte dopo sole 7 partite. Questo è un problema molto serio. La seconda cosa che mi rimane è l'incapacità di capire dove sono e forse addirittura chi sono i leader di questa squadra. Brozovic malissimo, ieri secondo me, se non il peggiore, uno dei peggiori in campo. Inizio di campionato non positivo per il croato, ha fatto male anche contro il Torino, al di là del gol e anche in altre partite. Anche Barella secondo me ieri non ha fatto bene, magari ha fatto un po' meglio di Brozovic, ma al di là del gol io mi ricordo ben altri Barella che mi hanno fatto entusiasmare da quando è arrivato all'Inter. Ho visto 2 cose di cui non mi ero accorto in diretta, quindi ve le voglio dire adesso. Sul gol di Arslan, il gol del 3-1, Barella guarda verso Arslan, lo vede libero quando sta per partire il cross dalla destra e non lo segue. Lo vede libero, si rigira verso la palla, casualmente il cross arriva proprio sulla testa di Arslan che deposita in rete. Seconda cosa, nell'occasione della ripartenza in cui Dumfries poteva passare il pallone proprio a Barella o comunque crossare un po' meglio rispetto a mettere la palla in curva, su cui anch'io mi sono imbufalito, Barella lì, dopo che vede il compagno sbagliare questo cross, si butta per terra, inizia a sbracciare, a picchiare le mani sul terreno. Io capisco tutto, ma queste reazioni anche un po' infantili, soprattutto in momenti difficili, andrebbero evitate. Va bene essere un giocatore sanguigno, magari sono anche dimostrazioni del fatto che lui ci tiene alla maglia e alla squadra, c'è da avere un limite, non si può andar giù di testa a prescindere. Skriniar e Bastoni, altri 2 giocatori francamente irriconoscibili. Non voglio parlare di De Vrij perché ha fatto molto male, però è entrato dopo ed è un giocatore che già di per sé è un po' in calo. Skriniar e Bastoni erano 2 termometri importanti dell'Inter, anche nelle partite peggiori, soprattutto Skriniar, ma in parte anche Bastoni, spesso andavano bene, spesso ti potevi aggrappare a loro 2. Sono assolutamente irriconoscibili, forse più Bastoni di Skriniar, ma anche Skriniar dov'è finito? Dov'è il vero Skriniar? La terza cosa, che è forse quella più evidente e più importante, l'ho lasciata per ultima apposta, è la confusione totale di tutto l'ambiente, ma soprattutto di una persona, ovvero di Simone Inzaghi. Sapete che io comunque sportivamente lo stimo, è un bravo allenatore secondo me, magari non so se è da super altissimi palcoscenici, però è un bravo allenatore. Ieri francamente
cambia la difesa 3 volte con le sostituzioni, fa un doppio cambio alla mezz'ora. Io ho letto il 99% di chi ne ha parlato, diciamo, dire che è un qualcosa di poco sensato. Poi qualcuno che invece ha trovato delle giustificazioni, dei motivi c'è, però secondo me rimane un cambio veramente esagerato e del tutto insensato, a maggior ragione perché la motivazione era l'ammonizione dei 2 giocatori, e anche questo non mi va molto giù. 2 giocatori adattati sulla fascia sinistra, uno Darmian che è un destro e quindi a sinistra fa fatica, l'altro è Di Marco che per volontà dello stesso Inzaghi nasce come braccetto di difesa pur di non far giocare Robin Gosens. E torniamo sempre lì, non è che Gosens ti risolve tutti i problemi, però è un valore, è un giocatore su cui devi puntare e non può obiettivamente rimanere in panchina ed essere gestito in questa maniera dal mio punto di vista, anche perché contemporaneamente la Germania lo convoca per giocare le prossime partite e la Germania è una nazionale forte che tendenzialmente le alternative dovrebbe averle a giocatori che magari non sono in grandi momenti di forma. Ma comunque, queste sono le prime 3 cose che mi vengono in mente. Vi voglio dare 2 o 3 statistiche molto rapide e poi vado verso la conclusione. La prima, tornando al discorso del doppio cambio, Giuseppe Pastore, giornalista che vi consiglio anche di seguire su Twitter perché sforna un sacco di chicche statistiche super interessanti, ieri scriveva che non è mai successo che l'Inter abbia cambiato 2 giocatori per scelta tecnica prima della fine del primo tempo. Non è mai successo. Questo anche per far notare a chi invece ci ha trovato delle motivazioni solide che forse in realtà così solide queste motivazioni non sono, se la statistica dice questo. L'ultima volta era Genoa-Inter del 7 marzo 2009 con il doppio cambio Materazzi-Burdisso, ma entrambi erano infortunati e quindi la motivazione chiaramente è completamente diversa. Seconda cosa che vi dico, la classifica, dicevamo prima, è molto corta e questo ci dà una mano. Vi do qualche numero, l'Inter oggi ha 5 punti in meno dall'anno scorso, 12 contro 17, il Milan ha 5 punti in meno, 14 contro 19, il Napoli 4, 17 contro 21, la Roma 2, 13 contro 15, la Juventus 1, 10 contro 11. Quindi comunque va detto che tutta la classifica e tutte le squadre stanno avendo delle difficoltà, però obiettivamente solo un cieco potrebbe equiparare le prestazioni dell'Inter e della Juventus, per esempio, a quelle del Milan, che vi dicevo ha 5 punti in meno, ieri ha perso contro il Napoli, ma è una squadra che è su tutt'altro livello, in qualsiasi modo la si voglia dire, rispetto alla nostra Inter attuale. Quindi questo era solo un dato statistico, ad avvalorare la tesi secondo cui l'Inter di Inzaghi è in un ciclone a niente male. Ci sono altre statistiche che riportava Sky, quella dei punti ve l'ho detta, 5 punti in meno. L'anno scorso l'Inter ha fatto 22 gol in queste prime 7 partite, quest'anno 13, ne aveva subiti 8, quest'anno 11, aveva vinto 5 partite, quest'anno 4, aveva perso 0 partite, quest'anno 3. E quindi, al di là della classifica, vedete che poi, prima o poi, i nodi vengono al pettine, come si suol dire. Come andare avanti? Questo è il grande tema, perché, come dico sempre personalmente, a sollevare i problemi siamo più o meno bravi tutti, in questo senso. La vera difficoltà è capire cosa fare per risolverli e andare magari un po' più in profondità rispetto all'Inzaghi out, Zhang out, che comunque capisco, ci mancherebbe altro, però secondo me non ci si può limitare a scrivere Inzaghi out. Si danno delle motivazioni, si va ad approfondire. L'Inter in questo momento fa sapere, lo dicevano anche oggi diversi quotidiani, di non voler esonerare Inzaghi in questo momento, ma di aspettarsi naturalmente una svolta, cosa che peraltro sembra un copia e incolla di quello che si era detto dopo il derby, quindi non è che insomma non ci sono grosse novità da questo punto di vista. Io credo che la scelta, lasciata da parte la rabbia e l'euforia dalla partita, mettendomi nei panni della società che decide su cose importanti, che non è un tifoso che la butta lì e finisce nell'etere l'opinione, secondo me la scelta può essere legittima per 2 motivi. Il primo è che tu comunque il progetto lo hai fondato su Simone Inzaghi, pochi mesi fa gli hai rinnovato il contratto adeguandogli l'ingaggio, gli hai fatto un mercato che evidentemente non è stato così importante. Trovate anche sul nostro sito passioninter.com un'analisi di cui mi sono occupato sui nuovi acquisti, il minutaggio in campo e tutte queste cose, chi ci dà delle risposte. Però di fatto tutto è cucito su misura per Simone Inzaghi. E la seconda cosa, volendo anche ipotizzare un cambio, è la mancanza di alternative. Obiettivamente allenatori liberi, prendibili anche a livello di stipendio e che ti danno una garanzia totale di migliorare non ce ne sono. Che se ne dica, Stankovic, Zenga, sì, Cambiasso, tutti i nomi che ci scaldano il cuore di tifosi perché ce li ricordiamo in campo,
ma sfido chiunque a mettere la mano sul fuoco nel dire con questi qua io prendo questa squadra e la porto a vincere lo scudetto. Non è detto che non accada, ma non credo che se ne possa avere la certezza. Questa è la mia opinione. La deadline in ogni caso sarà novembre, mi pare abbastanza chiaro. Se l'Inter dovesse andare avanti così ancora per un mese e mezzo circa, quando poi ci sarà la sosta per il mondiale, è inevitabile un cambio in panchina, perché chiaramente poi la stagione non puoi comprometterla totalmente. Quindi Inzaghi ha ancora del tempo, ma deve muoversi, deve svoltare in maniera molto molto rapida, anche perché, tornando al discorso di un attimo fa, storicamente cambiare allenatore magari ti dà la scossa iniziale, magari ti fa fare 2 o 3 risultati di inerzia, ma raramente porta grossi benefici nel lungo periodo. E mi spiace dirlo, ma è la verità, negli ultimi anni di presidenza Moratti ne abbiamo avuto la conferma, se tornate indietro con la mente. Certo che quelle Inter non erano grandi squadre, però raramente, forse solo con Leonardo nel 2012, l'Inter ha avuto dei miglioramenti. E non a caso la situazione di Leonardo arrivò perché la spaccatura spogliatoio Rafa Benitez era veramente irrecuperabile. E qui torno su un concetto che ho già detto ieri nel contenuto a caldo post partita. Il cambio di allenatore va, secondo me, valutato e compreso nel momento in cui la squadra ti trasmette alla dirigenza, in questo caso, una sensazione o comunque ti conferma una situazione irreparabile e irrecuperabile con l'allenatore. E di questo né io né voi possiamo averne la certezza. Possiamo avere delle sensazioni. Molti scrivevano c'è stata una spaccatura col gruppo. È una sensazione che ci può stare, soprattutto vedendo le reazioni di Bastoni, soprattutto, ma anche di Mkhitaryan ai cambi di ieri. Ma nessuno ne ha la certezza. Dovremmo essere ad appiano tutti i giorni per averne la certezza. Quindi in quel caso il cambiamento sarebbe anche comprensibile. Diversamente, credo che Marotta in questo momento non immagini delle sterzate. Poi chiaramente lo vedremo. C'è poco da fare, ragazzi, bisogna mettersi in marcia, bisogna reagire, e lo dico alla dirigenza, lo dico all'allenatore chiaramente, ma lo dico anche alla squadra, perché io su questo sono sempre stato ho sempre mantenuto la mia linea. Inzaghi ha sicuramente delle colpe, deve risolvere alcune cose che sono obiettivamente inaccettabili, la gestione degli ammoniti, la gestione delle sostituzioni che spesso sembrano fatte a prescindere da come va la partita, perché lui se le prepara e poi le fa. Queste sono cose che non possono, secondo me, più esistere. Allo stesso tempo non posso pensare che giocatori del calibro di Barella, di Bastoni, di Brozovic, di Skriniar, di Lautaro, eccetera, debbano avere sempre bisogno di quello che ha la frusta in panchina e che li mantenga con la barra dritta. Sono arrivati ad un certo punto di maturazione e di esperienza in carriera, pur essendo ancora giovani, che secondo me ci legittima dal pensare che debbano essere anche un po' autonomi da certi punti di vista. E quindi io mi aspetto una reazione, perché la squadra vale, quindi penso che tutti noi tifosi dobbiamo pretendere una reazione in questo senso. E poi tornerà Big Rom, tornerà Lukaku nella partita contro la Roma, la prima dopo la sosta, e anche lui è una risorsa che obiettivamente ci è mancata, e quindi in mancanza di grosse alternative diciamo affidiamoci a Big Rom nella speranza che possa darci qualcosa in più e che abbia anche lui magari voglia di rivalsa. Questo era il mio bilancio, ragazzi. Ripeto, avrei voluto dirvi 100.000 cose, ma non c'è tempo e non c'è spazio. Lo faremo nella diretta e lo faremo nei prossimi contenuti. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto. Vi ricordo che però tutti questi approfondimenti e tutto questo scambio di opinioni le potete fare con tutti noi della redazione nel club di Passione Inter, quindi www.passioneinter.club, per approfondire le discussioni come stiamo facendo. Le chat sono infiammate, come potrete immaginare. Infine ti ricordo, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio il link al commento a caldo di Udinese Inter di ieri, con altri spunti rispetto a quelli di cui ho parlato in questo contenuto, e anche con Lorenzo. Se invece mi stai seguendo su YouTube, il link ti compare qui alla mia destra.